Nel solco della GDC 2020, posticipata a causa dell'emergenza coronavirus, Sony aveva preparato un intervento di Mark Cerny, progettista capo di PlayStation 5, per far conoscere agli sviluppatori i dettagli relativi ai componenti interni della console. Non si è trattato di un reveal per il pubblico, peraltro rimasto scontento dallo stile tecnico ed asciutto della presentazione, ma i dati discussi da Cerny hanno dipinto un quadro senz'altro interessante. È interessante perché è concettualmente opposto a quanto fatto da Microsoft sul piano progettuale. Al di là della differenza di potenza in teraflops, che favorisce Series X ma non tiene conto di tante altre variabili per cui lascia il tempo che trova, Sony ha deciso di non utilizzare velocità di clock fisse per alcuni dei suoi componenti chiave, ma di lasciare che l'hardware stesso ne regoli la velocità in base a quanto lavoro deve svolgere, attenendosi ad un limite di alimentazione ben preciso. Quindi se il processore centrale di Series X girerà costantemente a 3.8 GHz, quello di PlayStation 5 fluttuerà tra un limite minimo che non conosciamo ed un massimo di 3,5. Allo stesso modo le 52 unità di calcolo nel processore grafico di Xbox viaggeranno ad 1.83 GHz, mentre le 32 contenute nella GPU di PlayStation 5 fluttueranno entro un margine massimo di 2.23 GHz. Cosa significa tutto questo per gli sviluppatori? Per Digital Foundry il limite di alimentazione potrebbe metterli in condizione di dover fare dei sacrifici per ottenere una parità di performance tra le due console. In questo senso, lo scenario più facilmente immaginabile vedrebbe i giochi multipiattaforma girare nativamente in 4K su Series X ed in upscale da risoluzioni leggermente inferiori su PlayStation 5 a parità di frame rate e di dettaglio. Col diffondersi dei primi gameplay comparativi tra due versioni dello stesso gioco capiremo meglio in che misura questo avverrà, ed è lì che avere un drive interno a stato solido ad altissima velocità presenterà i suoi benefici. Come sapete, la velocità di trasferimento dell'SSD di PlayStation 5 raggiunge un picco massimo di 5 GB al secondo, più che raddoppiato rispetto al drive scelto da Microsoft, e questo consente agli sviluppatori di muovere i dati di gioco tra le varie componenti della console, quindi cache e RAM, con una rapidità che non ha paragoni. Se a questo aggiungiamo una tecnologia di compressione e decompressione dati superiore a quella del normale formato ZD, si chiama Kraken, è una soluzione creata da Red Game Tools, comprendiamo che nello stesso quantitativo di RAM sarà possibile caricare più modelli, più texture e più animazioni. Peraltro la velocità di trasferimento della RAM in PlayStation 5 è uniforme, mentre quella montata in Series X è strutturata in due banchi, uno da 10 GB e un altro da 6, che viaggiano a velocità molto diverse. C'è un differenziale di 220 GB al secondo tra l'uno e l'altro, ed anche questo è qualcosa con cui gli sviluppatori dovranno fare i conti. Si è molto parlato dell'architettura RDNA2 delle GPU, uno sviluppo di AMD che ha reso possibile utilizzare il ray tracing in tempo reale su entrambe le console, e qui Cerny si è detto particolarmente soddisfatto delle performance di PlayStation 5, sostenendo che in scenari di utilizzo reale la console è in grado di attuare un'illuminazione ray traced con uno sforzo davvero minimo. Le cose cambiano nel momento in cui all'illuminazione si aggiungono ombre e riflessi, ma anche qui non ci sono elementi per ritenere che una piattaforma possa comportarsi vistosamente meglio dell'altra. Tanto dipenderà da cosa vorranno fare gli sviluppatori, quanto efficiente sarà il loro codice e se vorranno implementare soluzioni di terze parti, cosa assolutamente possibile. Sul fronte della retrocompatibilità, un fattore non è emerso dal discorso di Cerny con la dovuta chiarezza. La CPU di PlayStation 5 è in grado di commutare tra tre modalità di funzionamento a seconda del software che deve eseguire: PlayStation 5, PS4 Pro e PS4. Si tratta di una caratteristica intrinseca del processore, non di un'aggiunta a posteriori, per cui la compatibilità con il catalogo della console precedente non costituisce un problema, tant'è che Sony poi ha dovuto chiarirlo in seconda battuta. Tuttavia esistono tecniche di programmazione poco ortodosse che dipendono strettamente dalla frequenza di funzionamento dei componenti, quindi è bene tenere un atteggiamento conservativo finché tutti i test del caso non verranno effettuati, specialmente in sede di esecuzione potenziata dei giochi, quindi con frame rate e risoluzione aumentata. Sony ha prestato grande attenzione anche al lato sonoro, creando un proprio sistema di audio 3D chiamato Tempest e progettando il chip che lo gestisce. L'idea è quella di offrire al giocatore un senso di spazialità, o locality come l'ha definita Cerny, che gli consenta di individuare con precisione la posizione dei suoni anche su sistemi non progettati per il suono surround, e questo ha diverse implicazioni. Innanzitutto quella di non pesare su nessun altro componente della console in termini di calcolo.
In secondo luogo, un notevole incremento del senso di presenza sulla scena virtuale sia nell'ambito dei giochi tradizionali sia su PlayStation VR, e a tal proposito la tecnologia fornirà all'utente strumenti per definire un modello personalizzato di percezione delle frequenze, così da massimizzare la tridimensionalità degli effetti. Forte di questo setup, Sony potrebbe pensare addirittura di abbandonare lo standard Dolby Atmos, che presuppone il possesso da parte dell'utente di apparecchiature dedicate. Per concludere, lo scenario vede due piattaforme molto potenti che si controbilanciano in termini di caratteristiche e che risolvono problemi comuni in maniera differente. Ad esempio, ad un primo sguardo, le soluzioni adottate da Sony sembrano mirate a gestire in modo ingegnoso ed economico le sfide del surriscaldamento e dell'impronta energetica, il che dal punto di vista del consumatore finale potrebbe tradursi in un vantaggio sensibile sul prezzo finale. Per contro, nel momento in cui si vorrà aggiungere ulteriore memoria alle nuove console, sapere che su PlayStation 5 bisognerà usare tipologie di SSD che ancora non ci sono sul mercato è un bel grattacapo, come del resto lo sono le expansion card proprietarie usate in Series X. Vedremo giochi straordinari in entrambi i campi, è chiaro. La compressione aiuterà, ma ad un certo punto bisognerà mettere in conto un esborso importante sul fronte delle memorie di massa e questo vale per entrambe le macchine.